Ciao a tutte e ben trovate. Non ci sentiamo da un po', da diversi mesi. Ho messo solo qualche piccolo video dei video già fatti negli shorts del canale. Ho cercato di rispondere a quanti più commenti possibili, almeno quelli ehm, che sono riuscita a leggere, perché non tutti mi vengono notificati. Io sono stata assente perché ho avuto qualche problema, lo vedete dalle mie mani, adesso pare che vada un pochino meglio, quindi purtroppo il problema che ho non mi ha permesso di lavorare. Mi sono dedicata ad altro, ho cercato di far riposare un po' le mani con i filati eccetera, però nulla toglie che io non abbia comunque lavorato molto, ma molto più raramente, sporadicamente, quindi in questi mesi ho fatto davvero pochissimo. Avevo fatto un ordine da filati discount e sto cercando di lavorare questo filato, però sempre con molta serenità, perché fare i tutorial significava mettere veramente le mie mani sotto a uno stress continuo, quindi dover lavorare per tante ore e per più giorni consecutivamente al fine di poi di farvi vedere il progetto finito, e quindi io questa cosa non sono riuscita a farla. Ora mi scuserete, io cerco di inquadrare le mie mani il meno possibile perché sono quello che sono. Ripeto, sono guarite rispetto a come allo stadio avanzato che la psoriasi mi aveva portato, e adesso quindi riesco a fare qualcosina. Ho ordinato su filati discount, penso un mese e mezzo fa, all'incirca 2 mesi fa, un po' di filato perché avevo voglia di fare dei maglioni ai miei ragazzi e qualche accessorio. Questo filato, ad esempio, qui c'è il cappello, adesso vi faccio vedere il maglioncino, l'ho realizzato con il Goya di filati discount, l'ho appena lavato. È un cappellino da uomo, quindi con una corona, la corona sarebbe questa perché questo è iniziato dall'alto, con una corona di 25 cm, dopodiché dopo aver fatto la corona lavorando tutti gli aumenti ci si ferma quando si raggiunge la circonferenza e si prosegue poi in circolare con la lavorazione che più si preferisce. Io ho preferito lavorarlo a maglia rasata proprio per la particolarità di questo filato, e ho fatto un bordo poi finale che può essere sia risvoltato in questo modo, quindi c'è un leggerissimo bordo proprio sulla fronte, oppure portato con il bordo sulla fronte e questo un po' sceso, visto che ho fatto un pompon abbastanza pesantuccio. È un filato che ha, se non sbaglio, l'86% di lana e il 10% di acrilico. È un filato super wash, per cui io l'ho lavorato con dei ferri, cioè non ho fatto una lavorazione troppo morbida perché avevo paura che cedessi in qualche modo, non perché il filato super wash non è buono qualitativamente eccetera, ma è un filato che tende un po' a lasciarsi andare, per cui ho utilizzato dei ferri numero 4, nonostante sulla fascetta, vediamo se io adesso qui ho, no, la fascetta non ce l'ho, aspettate un attimo, non mi sono preparata, sto quasi improvvisando. No, la fascetta ce l'ho, e questo sono 86 di lana superwash e 14 di acrilico, sono 200 metri per 100 grammi, ed è un filato veramente molto bello, piacevolissimo da lavorare, rende tantissimo, proprio tanto. Io ho realizzato un maglioncino con 5 gomitoli, una taglia ML per mio figlio, lui è abbastanza magro ma è molto alto, quindi è un maglione a tutti gli effetti, non è una cosa piccolina o da donna che si fanno quelle taglie S che arrivano in vita eccetera, è proprio un maglione. Appena potrò vi metterò una foto magari qui nella community per farvi vedere il risultato. Adesso ve l'anticipo e ve lo faccio vedere. Mi erano avanzati poi 2 gomitoli, io ne avevo acquistati 7, con un gomitolo ho realizzato quasi con un gomitolo ho realizzato il cappellino. Adesso mi resta questo, ovviamente non riuscirò a fare il cappello e quindi mi resterà poi da mischiare assieme ad altri filati. Quindi con il Goya ho realizzato questo cappello, ripeto è una misura d'adulto. Se volete io poi sto preparando già un tutorial non con la maglia rasata ma con un'altra lavorazione che ora vi farò vedere, e al limite appena mi sarà possibile lavorare per qualche oretta quindi dedicarmi al tutorial ve lo metterò sul canale. Non posso dirvi quando perché
purtroppo non posso prendere nessun tipo di appuntamento con voi. Il maglioncino che ho realizzato è un top down, quindi un maglione che parte dall'alto, quindi da questa parte, parte da qui dal collo, con le maniche raglan, eccole qua, io non riesco a inquadrarvelo tutto, con le maniche raglan, la manica, una manica semplicissima, con il polsino, con la chiusura, con il bordo doppio, la chiusura d'ago, forse qui per il collo si vede meglio, che mi piace molto come rifinitura. Ecco, sono molto soddisfatta del collo come è venuto, perché molte volte facciamo questi golfini e veramente lavorare avendo le misure, avendo i punti da poter suddividere già calcolati, si inizia dal collo, si finisce e si fa in un attimo. Quello che poi ci può portare via del tempo è la rifinitura. Quindi questo è un collo che è stato ripreso successivamente. Io ho iniziato con i punti del collo, successivamente a maglione terminato ho ripreso tutti i punti per come devono essere ripresi e ho fatto il collo, e sono molto soddisfatta perché la vestibilità è veramente buona. Termina poi qui sempre con un bordo lavorato doppio. Anche questo, se volete, sto preparando un tutorial per questo e vi farò vedere come si chiude, e mi piace molto come rifinitura, sia per come tenuta proprio del golf che come rifinitura nell'insieme di tutto il lavoro. Quindi questo è un maglioncino che ho fatto con il Goya di Filati Discount. Il colore è il colore autunno e io vi consiglio davvero di provare questo filato, perché ha una è molto, frutta molto, ora non trovo il termine adatto, frutta molto, non è eccessivamente costoso, perché considerate che ha quasi il 90% di lana, è molto caldo, mio figlio dice che non pizzica, lui lo porta con una t-shirt e io vi assicuro che lavorandolo, quando il golfino mi si poggiava sulle ginocchia, mi teneva proprio caldo, quel tepore bello che non dava fastidio, ecco. Sono riuscita a lavorare questo tipo di filato nonostante le mie mani, perché ecco, adesso le vedete, sono molto provate e arrossate, ma se io lavorassi un acrilico o qualcosa di molto acrilico o di polveroso, tornerei punto a capo, e quindi sto cercando di prediligere più dei filati o più lavorati, quindi più ritorti, senza pelo e senza, oppure dei filati di una fibra naturale che mi consenta poi di poter lavorare in serenità. Quindi questo è uno dei lavori che ho fatto in questi giorni assieme al cappellino. Poi, come al solito, voi sapete la mia passione per le calze, avevo questo filato della Regia. Con questo gomitolo vengono fuori 2 calzini. Io il primo calzino l'ho finito, questo è non vi spaventate, è un calzino molto molto grande, perché è un numero 42-43, quindi vedete è molto lungo, ora non è stirato e quindi una volta stirato e messo in forma si riesce ad apprezzare anche il lavoro che è stato fatto. L'unica particolarità che ha questo calzino, a parte essere stato iniziato qui con la punta boomerang e il tallone a boomerang, ho fatto sui lati, adesso cerco di farvelo vedere meglio, ho fatto sui lati, quindi da una parte e dall'altra, questa lavorazione a maglia legaccio da una parte e dall'altra. Poi ho eseguito il tallone, eccolo qui, sempre con i ferri accorciati, e nella piccola parte di gambaletto ho fatto questa lavorazione che mi piace tantissimo. È una lavorazione che tiene, che dà stabilità al calzino, quindi al gambaletto, nello stesso tempo decora e non ci dà quella sensazione di come di slabbratura una volta terminato. Quindi questo è veramente semplicissimo, poi ve lo farò vedere. È un'alternanza di 2 dritti e 2 rovesci scambiati, quindi ho fatto giusto il pezzettino che mi serviva per il gambale, e poi sopra una piccola molla di una maglia al dritto e una maglia al rovescio, chiusa sempre in tubolare. Ecco, per i calzini ad esempio questa chiusura io la trovo veramente efficace e funzionale, perché permette di
avere una vestibilità giusta, non ha quella slabratura qui lungo tutto il bordo. Come ho fatto per regolarmi con il filato? Semplicemente ho preso il mio gomitolo, man mano che io lavoravo l'ho pesato e ho cercato di arrivare alla metà del peso originario del gomitolo. Dopodiché, quando ho capito che mancavano 5-6 grammi per arrivare a giusto alla metà del peso che mi serviva, ho lavorato la molla del calzino, in modo che adesso con quest'altra metà io faccio esattamente il secondo calzino uguale, senza avere problemi per il filato. Per quanto riguarda il filato, un'altra cosa che volevo dirvi: io cercherò come al solito di farvi il video tutorial di questo calzino. Al prossimo video tutorial dedicato sui calzini faremo 2 calzini assieme con un unico ferro circolare. Questo ci permette, anche se il lavoro sarà leggermente più lungo, di non avere i calzini orfani poi, perché solitamente quando si lavorano i calzini se ne lavora uno con tanto entusiasmo, poi magari non si prendono alla perfezione tanti appunti e il secondo calzino non si fa mai. Quindi io preferisco farli 2 alla volta, ma questo calzino l'ho fatto con 2 ferri circolari e quindi volevo farvi vedere una nuova tecnica che io utilizzo spesso, in particolare quando ho un filato molto sottile. Utilizzo 2 ferri circolari identici, quindi con il cavetto della stessa lunghezza e le punte della stessa misura, in modo che riesco a gestirmi bene e a lavorare un filato anche molto sottile senza avere i microcircolari, perché io non so lavorarci, non ci riesco proprio, e senza avere il magic loop che poi ci si va ad incastrare con il filato di lavorazione. Quindi questo non c'entra nulla con filati discount, questo è un altro filato che io avevo in casa, dei filati che vi ho fatto vedere dei calzini, e che ho deciso di utilizzare. Dopodiché ho preso del Gary, questo è color panna, l'ho preso anche in grigio, eccolo qui. Quindi ho preso panna e grigio perché vorrei fare un maglioncino. Adesso però, sempre per far qualcosa di veloce anche come pensierino di Natale, con un gomitolo sto finendo questo cappellino con lo stesso punto dei calzini. Questo è sempre un cappellino avviato dall'alto, quindi da questa parte. Si lavorano degli aumenti per formare la corona, si arriva alla circonferenza che ci necessita a seconda della taglia che dobbiamo fare. Dopodiché si inizia a lavorare questo punto, che è veramente bello. Anche questo un punto adattissimo per i cappelli, perché una volta che poi si lava questa lavorazione si restringe e non è un cappello che tende a slabrarsi, piuttosto mantiene molto la compattezza del lavoro. Si lavora benissimo. Sull'etichetta qui consigliano i ferri numero 5 e l'uncinetto numero 4. Io, per avere maggiore tenuta, perché ho sempre paura che poi il cappello è una cosa che si indossa, il berretto, scusate, è una cosa che si indossa, magari si lava molte volte, specialmente questo che è di colore bianco, ho paura che con una lavorazione che non abbia un po' di tenuta si tenda un po' a slabrare, quindi ho preferito lavorare con un ferro con un numero in meno, e vi assicuro che a me il tessuto che ne viene fuori, non so se riuscite a vederlo bene da qui, anche la maglia rasata qui sopra, a me piace molto. Lo sto terminando e sto facendo un bordo a coste 1 a 1, proprio per permettermi poi di andare a chiudere il bordo in modo doppio e fare lo stesso bordo che ho fatto qui per questo cappello. Vedete questo? Guardate qui la rifinitura alla fine. Non c'è la classica chiusura che tende magari un po' a stringere. Qui ho fatto la chiusura doppia, sembra che è un unico pezzo lavorato e poi doppiato, in realtà è solo la chiusura che è stata fatta ad ago, e quindi io la trovo molto più indicata per questo tipo di lavoro e questo tipo di accessori. Un'altra cosa che ho preso sempre in quest'ordine di filati discount è la Belia Lamé rosso. Con questo volevo fare il famoso Faro Is Shawls.
io vi ho fatto un video sulla tecnica di per questo tipo di lavoro e la mia intenzione era quella di eseguire proprio quel tipo di scialle con quella costruzione con questo filato, quindi farne uno rosso in lamè per Natale o Capodanno. Per cui credo che ora tra tutti i lavori questo avrà la priorità, una volta che finisco il cappellino bianco, avrà la priorità sperando che tra 5-6 giorni riesco a farvi vedere e riesco a farvelo vedere. Bene, questi sono tutti i lavori, ecco adesso iniziano a prudermi le mani nuovamente, questi sono tutti i lavori che io ho fatto, a parte 2 maglioncini che vi avevo fatto vedere con lo sprone tondo, con degli avanzi di filato, con delle rimanenze più che avanzi di filato, e non ho fatto nient'altro. Sto cercando veramente di farle guarire come si deve e sto cercando di non stressarle, perché vi assicuro che poi non c'è solo il lavoro a maglia, quando si devono fare le pulizie, piuttosto che se si deve cucire qualcosa o anche con le mani nell'acqua, guardate, è veramente imbarazzante. Con il freddo erano notevolmente peggiorate. Probabilmente è qualcosa anche di non è solo una questione di psoriasi, ma probabilmente dopo tutto lo stress che ho avuto da qualche parte, insomma, dovevo avere qualcosa, però diciamo che è qualcosa di risolvibile, va benissimo così. È veramente un video breve, molto breve, ma giusto per salutarvi e farvi vedere che io ci sono sempre, che non ho abbandonato nulla, non me ne sono andata. Voglio ringraziare infinitamente le persone che mi hanno cercata su Facebook o su Instagram, che mi hanno scritto in privato. Vi assicuro che io sto benissimo, nel senso che non ho nulla di grave che mi ha allontanato. Purtroppo sono periodi che molto spesso mi capitano e quindi non mi andava nemmeno di fare un video, dirvi guardate io devo fermarmi per questo e quest'altro. Io pensavo che fosse una cosa risolvibile in minor tempo e invece no. E quindi niente, io vi ringrazio tutte, ringrazio veramente tutte le persone che nonostante io non sto pubblicando continuano ad iscriversi, che commentano e che guardano i miei video, perché mi rendo conto che in questo periodo ho fatto qualcosina di buono, tutto sommato, quindi che riesco ad aiutarvi, a darvi qualche spunto con i miei tutorial. Se avete qualche domanda da farmi, se volete qualche video in particolare, nello specifico, commentatemi qui sotto, in modo che magari facciamo qualche video dedicato per quello che volete voi. Continuate a chiedermi, molti mi continuano a chiedere le taglie dei calzini o di altre cose. Io non voglio essere scortese, ma io non posso calcolare per ogni lavoro che faccio la taglia del calzino. Se mai lo facessi io vi darei delle misure approssimative, perché io devo farlo per darvi effettivamente le misure reali. Quindi, come ho spiegato in un altro video, andatevi a vedere se usate lo stesso filato che utilizzo io per i calzini, guardate la tabella e le indicazioni che ci sono sulla tabella e vedete che non potete sbagliare. Magari se sbagliate poi la volta successiva vi correggete. Non posso fare altrimenti che se non suggerirvi questo passaggio. Scusate, l'influenza sta mettendo in ginocchio mezza Italia. Io auguro che voi passiate un felice Natale assieme alle vostre famiglie, tutti in salute soprattutto, anche se adesso abbiamo raffreddori eccetera, ma mi auguro veramente che nessuno stia male e che possiate godere della famiglia e dei vostri cari nel giorno di Natale. Per il resto, care amiche e cari amici, io vi saluto, non so quando ci rivedremo, spero presto. È possibile che settimana prossima, se riesco a organizzarmi e se riesco a terminare, vi faccio almeno il video di un cappello, così ne faccio un altro e ho già 2-3 regalini per Natale. E poi non so, io purtroppo io ho un lavoro che mi impegna tantissimo, ho una famiglia grande, io non sono youtuber, io non posso fare una scaletta, non posso dire questa settimana vi faccio questo progetto piuttosto che l'altro, non posso prendere impegni con voi perché farei veramente delle bruttissime figure. Già il fatto che io non mi sia fatta vedere e sentire per tanto tempo per me equivale anche un po'
avervi trascurato, ma è stato qualcosa che è andato un po', diciamo che non è stata per mia volontà, ecco. Ringrazio davvero tutti, chi c'è stato, chi non c'è stato, chi non si è fatto sentire, chi mi ha mandato tanti messaggi. Io mi auguro davvero che dopo Natale riesco a tranquillizzarmi un attimo, questo problema alle mani mi scompaia e che ci vediamo e riprendiamo con una certa regolarità, anche una volta a settimana, a farci anche una chiacchierata in live e vedere se ci sono delle cose che volete fare o che mi volete chiedere o semplicemente per stare assieme. Vi saluto tutte, io vi lascio il buon Natale, poi vediamo come andrà la settimana prossima. Ciao ciao a tutte!